Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Napoli-Augsburg 1-0. Mi serve il vostro aiuto per capire come è andata la partita, perché ennesimo scempio Sky, pur pagando la partita, ho visto fino al 42esimo del primo tempo, poi tutto nero, quindi posso parlarvi del primo tempo, posso dirvi come è stato il gol, perché addirittura sono capitato su una diretta Facebook di un canale pakistano, andando indietro sulla diretta, e sono andato a vedermi come è stato il gol, comparando il minuto con i live score, perché a quanto pare nemmeno pagando la partita con Sky puoi vedere il Napoli. Una cosa che succede solamente con il Napoli. Tutte le squadre di Serie A, tournée in Giappone, tournée in America, chi si vede la partita alle 4 di notte senza problemi. Noi stiamo avendo solamente problemi per queste partite amichevoli precampionato. Quindi vi invito ad iscrivervi al canale ragazzi e fatemi sapere la vostra nei commenti per come è andata la partita, perché io ho visto il primo tempo quasi per intero, poi non ho potuto vedere praticamente più niente. Ovviamente ho letto su pagine del Napoli, ho seguito la diretta più o meno su Calcio Napoli 24, anche se si parlava un po' della partita, poi c'erano comunque interventi telefonici eccetera eccetera, quindi non era proprio prettamente in relazione alla partita. Posso solo dirvi che nel primo tempo partita maschia con agonismo a livelli di campionato e partite ufficiali, il Napoli, anche se con un organico contato, e ovviamente Garcia sta cercando di schierare formazioni che possono capeggiare la squadra avversaria, perché tra infortunati, problemi muscolari e indisponibili, ovviamente quelli sono i calciatori, con un mercato che ha portato solamente il difensore al momento. Dobbiamo anche considerare questo, quindi non ce la possiamo prendere assolutamente con il mister. E siamo qui per commentare un primo tempo dove ho visto l'occasione di Elmas sulla linea, Simeone che a tu per tu con il portiere si è mangiato un gol già fatto, e Meret che ci ha salvati di istinto su una scorribanda avversaria. Ovviamente affrontavamo una squadra che non è né il Barcellona né il Real Madrid eccetera eccetera, però anche dalle dichiarazioni di Garcia di ieri serviva per mettere benzina nelle gambe, minutaggio in vista del campionato che è alle porte. Però così non va proprio bene, così non va proprio bene, perché noi siamo qui per parlare soprattutto di calcio giocato, almeno per quanto mi riguarda, perché sì, parliamo ovviamente di calciomercato quando non ci sono partite, però sono uno al quale piace il calcio giocato molto più del contorno che ci può essere intorno al calcio. Quindi pagarmi una partita, ma non è nemmeno, non è per il 10 euro, uno la partita la paga perché se la vuole vedere. Molto semplice, non è che pago la partita per vedermi uno schermo nero, a volte andava solo l'audio, poi si è bloccato completamente. Sono dovuto andare e non me ne pento, e né tantomeno mi faccio il problema di dirlo. Ho visto 5 minuti su Roya Diretta, siti pirata che riescono a far vedere scampoli di partita. Addirittura sono capitato su questa diretta, credo pakistana, indiana, per vedermi gli ultimi 5-6 minuti di partita, e sono riuscito ad andare indietro a guardarmi solo il gol di Rachmani, grandissimo gol su calcio d'angolo che ci porta un'altra vittoria in questa amichevoli. Però non andiamo proprio bene, non andiamo proprio bene, e mi faccio appello a voi ragazzi e fatemi sapere com'è andata la partita per chi è riuscito a vederla, perché poi ci sono situazioni strane. Due amici in Olanda, chi l'ha vista fino al 25esimo, chi non l'ha vista proprio. In Italia, chi l'ha vista e chi no. Quindi non so se sia un problema per l'estero, non so se sia un problema per l'Italia, non si capisce il perché. Non si capisce il perché non si riesce a vedere il Napoli nel precampionato. Io mi auguro con tutto il cuore che il Napoli, De Laurentiis, la società
chi per il Napoli gestisce e deve gestire queste situazioni faccia sentire la propria voce, perché non ne possiamo più. Non ne possiamo più, al di là di noi piccolissimi youtuber come me o semplici tifosi che vogliono vedersi la partita, al di là di noi che comunque vogliamo parlare del Napoli e dobbiamo parlare del Napoli e non riescono a vedere la partita, ci sono milioni di tifosi che voi si prendono anche la giornata libera per vedere un amichevole perché siamo malati del Napoli, e lo siamo tutti quanti, però mi prendo la giornata libera al limite, salto degli impegni perché c'è la partita del Napoli, mi metto a casa comodamente sul divano pagando la partita e non vedo un cazzo. Sono sempre stato educato, le parole colorite non sono non fanno parte di questo canale, però quando è troppo, cari ragazzi, quando è troppo bisogna dirle le cose come stanno. Sky deve chiudere i battenti e spero quanto prima che inizi il campionato, perché in campionato non abbiamo problemi e su queste amichevoli estive ci stiamo facendo più il sangue amaro che altro. Comunque contentissimo per la vittoria contro l'Augsburg 1-0, ci portiamo un'altra vittoria a casa facendo del minutaggio. Comunque in vista del campionato ho letto che Politano è uscito dopo il 60°. Sky, almeno a quanto ho letto, Sky ha detto che era una botta, quindi non c'è niente di muscolare. Garcia che nei cambi ha dovuto schierare Ostigard a centrocampo perché comunque non ci sono papabili e schierabili per poter schierare lo stesso modulo cambiando i calciatori, quindi ha spostato Ostigard a centrocampo. Quando è uscito Simeone, Lozano prima punta, Raspadori ha fatto il trequartista. Ripeto, fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, perché ho visto ben poco e ovviamente capire qualcosa da una partita vedendo solo un primo tempo e poi andandoti a vedere gli sprazzi e scampoli, qualche highlights qua e là da dirette strane in giro per il mondo, è difficile poi commentare qualcosa. Ovviamente non mi rendo ancora conto e non riesco a capire il perché. Non sono ovviamente una cima in materia per quanto riguarda siti streaming pirata e per come vanno gestite queste cose, però è impossibile che troviamo dirette della partita del Napoli in Pakistan o in India, nelle altre parti del mondo, e uno che è in Europa o in Italia non riesce a vedere una beata mazza. Sconcertato dopo questa l'ennesima disfatta Sky, mi auguro che per l'ultima amichevole cambi qualcosa o il Napoli faccia qualcosa da questo punto di vista, perché non se ne può più. Perché se poi deve essere così, ripeto, non è per il 10 euro speso, ma se non devo vedermi la partita, mi vado a leggere ovviamente dirette testuali e la seguo sulle pagine che parlano del Napoli e ti fanno quella sorta di minuto per minuto almeno scritto per leggere ciò che è successo. Questo era quanto, ragazzi. Ripeto, fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va e sempre Forza Napoli. Ciao.